È il 2011 e il pavimento della Tate Modern di Londra è ricoperto da 100 milioni di semi di girasole in porcellana, decorati a mano da 1600 persone. Si tratta di Sunflower Seeds dell'artista cinese Ai Weiwei, un'opera che riapre uno dei dibattiti più famosi della storia dell'arte. I veri artisti lavorano da soli? In questo video vi racconto come la penso e scopriamo insieme quali sono gli esempi che con il tempo hanno dato una risposta. Per trovare le radici, infatti, bisognerebbe fare un immenso salto indietro nel tempo, fino a quando Platone considerava nella Grecia antica l'arte solo come un'imitazione della natura e Aristotele invece cominciava ad attribuire all'artista la responsabilità della creazione dell'opera. Ma ciò che in realtà è più importante sottolineare è che fin dall'antichità il pittore o scultore tradizionale è stato sempre giudicato sulla base della sua bravura tecnica. Oggi invece sembrerebbe che Ai Weiwei, insieme a Damien Hirst e Jeff Koons, lavorino all'idea più che alla realizzazione stessa. Tutto questo però si basa soltanto su un'idea romantica che gli artisti del passato non ricevessero aiuto, fossero dei supereroi. In realtà il ruolo dell'assistente dell'artista nella storia dell'arte non è poi così contemporaneo. Alla fine della primavera del 1508, uno dei più grandi artisti italiani della storia dell'arte, Michelangelo, iniziava, grazie all'aiuto di 4 assistenti, uno dei lavori più importanti, la Cappella Sistina a Roma. Non lo aiutavano soltanto nel preparare i colori, ma anche nel dipingere delle porzioni di affresco che ovviamente da solo, viste le dimensioni, non sarebbe stato possibile realizzare. Esattamente come in pieno Novecento, negli anni 70, Alighiero Boetti si faceva aiutare dai suoi assistenti nella realizzazione delle sue opere in biro, opere che sottolineano la solitudine dell'artista, che pensa all'opera, ma anche la ricchezza data dal contributo materiale, effettivo, di chi lo aiuta nella realizzazione. E tornando indietro nel tempo, in pieno 1600 ad Amsterdam, un altro grande artista, Rembrandt, portava avanti un simile laboratorio in cui veniva aiutato da numerosi assistenti nella realizzazione delle sue opere, tanto che oggi molte sono le difficoltà di attribuzione di alcune delle sue opere minori, che venivano pensate e disegnate dal maestro e poi abbozzate o addirittura completate nel laboratorio. Davanti a opere come la Cappella Sistina o Sunflower Seeds, la riflessione che nasce spontanea secondo me è la stessa. Probabilmente se l'artista avesse lavorato da solo al progetto, non gli sarebbe bastata un'intera vita per realizzare ogni suo dettaglio a mano singolarmente. Una delle contraddizioni attuali e delle valutazioni però che con il tempo sono state fatte è la differenza fra un assistente della scuola di Rembrandt e un impiegato del laboratorio di Koons, Hirst, Eliasson o Gormley ad esempio. Molti critici hanno sottolineato infatti come lo scopo per il quale le due figure di assistente vengano impiegate sia completamente differente. Nella scuola di Rembrandt si iniziava fin da bambini ad acquisire delle competenze che avrebbero portato, nei casi più fortunati, ad aprire un proprio laboratorio. Nel caso degli studi d'artista contemporanei, delle competenze già acquisite in accademia, ad esempio, vengono messe in pratica con il fine principale di completare l'opera. In ogni caso, allora, come oggi, secondo me, per molti giovani è un primo ingresso nel mondo dell'arte. Ad esempio, The Matrix III di Anthony Gormley, questa immensa nuvola di ferro creata con 21 gabbie intrecciate fra di loro, non si sarebbe potuta realizzare senza l'aiuto di assistenti competenti. Stesso discorso vale per For the Love of God del 2007 di Damien Hirst, che è un teschio tempestato di diamanti ed è stato realizzato grazie all'aiuto essenziale dei gioiellieri Bentley e Skinner di Mayfair. Però, tornando indietro all'idea dell'artista tradizionale che lavora i suoi progetti da solo, per alcuni amanti dell'arte qualsiasi tipo di aiuto è considerabile già troppo. Questo perché si vuole portare avanti l'idea dell'artista come un genio solitario, ed è vero che ci sono state delle storie di artisti che hanno lavorato da soli, per scelta, ed espresso così la propria relazione con il mondo, ma per questo non si può assumere che tutti lo debbano fare. Quello che è importante considerare secondo me è che non va giudicata, sulla base di questo, la validità o meno di un'opera d'arte, antico-contemporanea. Se pensiamo ad esempio al cinema come forma d'arte, non sempre ricordiamo lo sceneggiatore di un film, ma magari lo vediamo per via del regista. Il regista però da solo, senza l'aiuto degli attori, dello sceneggiatore, del direttore della fotografia, non avrebbe potuto realizzare il capolavoro per il quale lo ricordiamo. Stesso vale per la musica, che viene ricordata per via dell'autore che l'ha composta, ma non potrebbe essere ascoltata oggi se non venisse eseguita da un'altra persona. L'idea è quindi che alcune opere d'arte sono fondamentali non solo per l'esecuzione tecnica,
ma anche e soprattutto per l'originalità del messaggio che vogliono trasmettere. Ad esempio, i lavori di land art di Christo, come Mastaba, realizzata al centro di Hyde Park, che richiedono l'impiego di materiali, macchinari, assistenti e personale specializzato, non esisterebbero se ci si dovesse fermare a riflettere esclusivamente sulla possibilità di Christo come singolo artista di realizzare appunto da solo quell'opera d'arte. E tra l'altro alcune delle opere degli artisti che più ho amato nell'arte contemporanea e di cui vi ho raccontato anche qui sul canale sono state realizzate proprio grazie all'aiuto dei loro assistenti. Dall'altro lato, come dicevo prima, sarebbe sbagliato assumere che tutti gli artisti abbiano avuto la necessità o la voglia di avere degli assistenti. Ad esempio, molti degli artisti impressionisti e post-impressionisti, come Gauguin o Van Gogh, lavoravano da soli, questo per via di una scelta personale di espressione e per la tipologia di opere pittoriche che realizzavano. Non si può assumere per esempio che tutte le opere di street art vengano realizzate da un solo artista. Molte sono disegnate e dipinte da una singola persona, ma ci sono lavori come Tutto mondo di Keith Haring a Pisa che sono stati invece realizzati grazie all'aiuto di ditte specializzate e di giovani studenti. Stesso vale per la performance art. The Artist is Present di Marina Abramovic al MoMA nel 2010 per 15 giorni non è stata eseguita soltanto dall'Abramovic, ma anche da altri performer in diversi momenti dell'esposizione. Oppure lo stesso è successo in occasione di lunghe mostre come per l'ultima Biennale di Venezia nel padiglione di Israele. Alcuni attori infatti invitavano gli spettatori a partecipare all'opera sfogando le proprie rabbie all'interno di una finta clinica, ma l'artista ideatore non era presente. Quindi gli assistenti sono sempre stati una parte fondamentale nella realizzazione di grandi capolavori della storia dell'arte moderna e contemporanea, ma al tempo stesso non tutte le forme d'arte hanno sempre richiesto la presenza di assistenti, o non tutti gli artisti hanno desiderato lavorare in compagnia. Per questo motivo non penso sia corretto che i veri artisti lavorino da soli, ma neanche il contrario. Voi cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti e, se non volete perdere i prossimi video legati all'arte, ai viaggi e al mercato, vi suggerisco di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Grazie e alla prossima!